Buongiorno ragazzi, siamo oggi insieme a questa, come la definite voi? A me piace un sacco, sono sincero, l'ho vista in foto la prima volta e sulle varie riviste che erano uscite le prime foto ed ero onestamente scandalizzato dalla bruttezza di quello che erano riusciti a creare, ma invece la vedo dal vivo e cioè non è la prima volta che la vedo dal vivo, perché l'avevo già vista quando è arrivata in concessionaria. Vi ricordo, andate a trovare BM Moto, concessionario KTM ufficiale a Genova, quindi andate se volete anche provarla. Suscita sempre un po' di violenza, come violenza chiaramente in termini in termini motociclistici. A me questa moto piace, mi piacciono le KTM, non lo nascondo. Non sono un giornalista, non dovrei probabilmente così sfacciatamente dirlo, ma invece lo dico perché appunto lo faccio per gioco questo. Allora vi parlo un po' di lei, perché di cose da dire ce ne sono. Intanto è completamente nuova rispetto alla 890, cambia il telaio, cambia il forcellone, che non è più quella sorta era reticolato, adesso è più classico, quindi scatolato. Perde rigidità, è il 35% meno rigido, mentre invece il telaio è più rigido. Hanno completamente, come vi dicevo, l'hanno completamente rifatto. Ecco, se devo essere sincero, qua voi dal video non lo vedete, ma si vede questa rugosità del metallo sotto la verniciatura. Qua è liscio, a me questa cosa non piace niente, proprio. Anche no, non capisco come mai sia così, e così come non mi piace la finitura del cilindro. Sono sincero, sono onesto, io vi dico quello che penso, chiaramente. Vedete un ammortizzatore posteriore che è regolabile soltanto in compressione ed estensione e è privo di leveraggi. Poi abbiamo un serbatoio che sembra enorme, in realtà anche Cavallo ha detto sì, ha detto la sua. È un serbatoio da 14,8 litri che col consumi comunque di questa moto, insomma, i 200 km non sono assolutamente un problema. È lunghetta perché siamo scesi pochi giorni fa da una moto che aveva 1400 di interasse, mi riferisco a Triumph, questa 1476, ma comunque è più corta della 890. La 682 da terra, ma adesso vi farò vedere poi in una ripresa laterale come è facile toccare, come veramente il percentile studiato ormai per le naked rimane le uniche categorie di moto in cui persone alte dal 1,70 m in giù riescono a trovarsi a proprio agio. I lati negativi di questa moto, ma ve lo dico facendo uno stacco perché vi faccio vedere come si sta in sella. L'ho tirata su senza usare forza, solo con le gambe. Una delle poche moto, anche questa, dove toccate bene se siete 1,70 m. Il manubrio ce l'avete veramente sotto, come vi dicevo dall'onboard quando ho iniziato il video, non so dove verrà montato, poi se prima o dopo. Il display da 5 pollici e mezzo, che è il classico sul quale siamo abituati a vedere, ve lo faccio vedere. Ci ricorda il 30° anniversario. Adesso lo vedete rossiccio perché ho selezionato la mappatura track, che ovviamente è personalizzabile se acquistate a parte il pacchetto, il Tech Pack, dove sono disponibili un po' di altre impostazioni, come per esempio, se ce la faccio a farvelo vedere, lo slittamento, lo slide control e l'antiimpennata, anche il launch control. Sono queste opzioni che non sono disponibili. Poi avete anche l'angolo di inclinazione, i metri a secondo l'accelerazione, e questa è la percentuale di gas che date. Ovviamente non tutte le cose sono disponibili, come vi ho detto. Il cruise control, se prendete il pack, quello totale, avete anche il cruise che si può regolare con i grillettini qua sotto in movimento molto facilmente, comodamente. Questo è il tasto che adesso non è impostato, ma serve per avere una scorciatoia, che però comunque ho visto che è un po' macchinoso, perché comunque voi non avete la mappa direttamente, dovete comunque andare nel sottomenu e selezionarla. Non vedete il display, vedete solo la strada davanti a voi. Vi dà idea di maneggevolezza, vi sembra di poter fare quello che volete, e anche i cavalli lo hanno di nuovo appena confermato. I lati negativi di questa moto secondo me sono il prezzo, perché è vero che non deriva dall'890 ma dicono dal 1390, è fatta in Austria, hanno tenuto a sottolineare questa cosa, però
a 15.000 euro, io non le analizzo mai i prezzi onestamente, però a 15.000 euro mi sono segnato che abbiamo una Triumph, la Street Triple, la 765 RS costa 12,9, questa costa 15, con i pack si va a 16,5, 16,2. Sono cifre alle quali si può prendere un MT10, si può prendere, cioè ragazzi, un Monster che viene sempre Ducati definita la moto più cara, un Monster SP costa 15,5, quindi costa meno di questa e ha delle Nix 30 davanti, cioè un MT-09 SP 13.100. Viene difficile oggettivamente. Ricordiamo che la Triumph e il Monster hanno le stilema, le versioni top, e costano tutte meno di questa. È difficile riuscire a giustificare una cifra di questo genere, però poi insomma diciamo che se andate oltre alla cifra ci salite, e ricordiamo che questa non è la versione R, quindi se dovesse uscire una versione R non so a quale livello potrebbe arrivare. Allora, se devo dirvi come cose che inizialmente in questa ora di guida non mi sono piaciute, ve l'ho già segnalata in realtà la guida, e sono soltanto questo on-off che io immagino che sia, non è un on-off scusate, è proprio un'esitazione. L'avevo sentita simile sulla Norden, qua forse anche perché la moto è più leggera e si sente un po' di più, cioè voi avete difficoltà a usarla, non è una moto da città, però avete difficoltà a usarla a bassi giri e starete tanto tempo con la frizione in mano, che non è molto morbida, come vi dicevo, abbastanza dura. La frenata avevo sentito e letto che era scadente, che era veramente un lato negativo della moto. Sì, non è una gran frenata, soprattutto se penso a quanto costa questa moto e che avrebbe potuto avere dei Brembo, magari non gli stilema, ma degli M50 ci potevano benissimo stare. Esteticamente non mi piace la parte lucida e opaca, il contrasto che hanno, e poi delle finiture che sto notando che sono diciamo migliorabili. Il forcellone oggettivamente mi piaceva di più scatolato, anche lo scarico è da sostituire, cioè sembra proprio che dica cambiami. Bellissimo anche il sound coinvolgente, scoppietti in rilascio, molto figa, andate da BM Moto a provarla, e se avete una minima idea, una mezza intenzione, secondo me la prendete. Arancione, va presa comunque arancione. Grazie a BM Moto oggi proviamo la KTM Super Duke 990. Voglio partire proprio da qui perché sapete che io le KTM le conosco proprio poco, ne ho provate poche volte. Voglio darvi proprio le sensazioni, perché io avevo grandi aspettative su questa moto. Voglio darvi le sensazioni iniziali, scoprirla insieme a voi veramente, perché questa moto, non so come mai, non questa moto, le KTM insieme a Ducati mi fanno smuovere qualcosa. E allora voglio partire con voi. Motore nuovo, telaio nuovo rispetto alle vecchie 990, e la prima cosa che noto io, che sono 1,70, questa moto sembra stata costruita sulle mie dimensioni. Guardate come tocco bene, e guardate, cioè mi sembra un 125 dai video, ragazzi. Non riuscite a capire dai video perché è grandangolare, il quadro non lo vedete, mi sembra di guidare mi sembra di essere sopra a un ipermotard. Io l'ho avuta, adesso magari non tutti hanno visto i miei video, io ho avuto l'iper, 2 iper, e mi sembra di essere sull'iper, se non che ho le gambe un po' più su, ma la posizione è proprio quella. E le sensazioni iniziali sono state nell'ultimo anno, devo dirvi che come ci sono salito ho avuto un po' di palpitazioni per l'emozione, proprio come ha potuto fare per esempio la Tuono. È una posizione che io me l'aspettavo, da quello che ho sentito, da quello che ho letto, più carica in avanti, più scomoda, invece no. Vedete il display rosso perché ho già ovviamente giocato, l'ho messa in rain, prima nella parte lenta, e vi dico quello che purtroppo è emerso dai primi metri. Tante cose, tante sensazioni, che voglio veramente fare questo video godendomelo, perché è un video che mi piace proprio, lo sto facendo con il cuore oggi questo video. Com'è che si fa a usare il cruise? Sono sempre curioso di queste cose che sono inutili. Ok, facile, quando trovo una cosa già che è facile, vedete, l'ho impostato, e con
il grillettino qua posso selezionare. Allora, dicevo, voi partite con questa moto se non avete mai provato una Duke. Io Duke non l'ho mai provato, ho provato altre KTM, l'890, l'SMT. Sono partito e mi sono innamorato, mi sono sentito a casa. Le pedane sono un po' troppo piccoline, strette, è leggerissima, leggerissima, mi sembra che sia 189 kg. E sentite questa leggerezza, non vedete niente davanti a noi e veramente sembra l'Hypermotard. Voi non vedete niente, avete solo la strada. Scendete da un multistrada V4, vi ritrovate questo manubrio stretto, una posizione quasi veramente da motard, perché il manubrio è abbastanza sotto. VP Apex a cartuccia aperta, regolazioni su uno stelo, compressione sull'altra estensione, non c'è la precarica molla sulle KTM. Adesso siamo in mappa track, che è completamente customizzabile ma non è compresa nella moto, nel senso che dovete comprare il pacchetto a parte. E proprio come sull'Hypermotard, comunque dalle prime curve sento che lei vi farebbe giocare, vuole giocare, ma io tutte le moto che sono così, ragazzi, aspetto, perché non gli do mai totalmente del tu. Mi vedete anche con i jeans e con le scarpe non tecniche per un motivo ben preciso, perché purtroppo oggi, purtroppo, per fortuna per me che amo il fresco, c'è fresco e quindi non riuscirei a capire dopo nel traffico quanto scalda questa moto. Se avessi avuto pantaloni diversi non sarei riuscito, quindi ragazzi dobbiamo trovare degli escamotage. Vi stavo parlando prima di un lato negativo. Per ora l'unico che ho trovato, se la utilizzate anche su strade lente, che non sto riscontrando ora questo problema, non è un off, perché non ha un off questa moto, completamente scevra di on off. Quello che ha è delle esitazioni in seconda a 2005-3000, che poi chiaramente quando la strada si apre non sentite più, ma veramente delle esitazioni. E qua la marcia sì che, non come sulle Triumph, bisogna sceglierla giusta, ha delle esitazioni che sono veramente fastidiose. La frizione si deve riprendere in mano, che non è leggerissima, e poi quando la strada come qua si apre scoprite questa piacevolezza di erogazione e scoprite un cambio che mi piace tantissimo. Oh ragazzi, quanto è bella! La sella non mi fa impazzire perché il materiale utilizzato non vi fa muovere, ma come si butta in piega. Adesso qua non apriamo, andiamo a provare una sesta. È chiaramente un bicilindrico, anche se parallelo, ragazzi, non si può chiedere quello che gli sto chiedendo, non gli si può chiedere di girare a 50 in sesta, no. Però questa esitazione, che proprio dopo, se riesco ve la filmo, che vedete in seconda. Allora la provo a simulare ora con una seconda lenta. Ovviamente io immagino che siano i parametri dell'omologazione, vedete ragazzi, cioè proprio a 2500 giri voi non riuscite ad andare a gas costante. Questa è una cosa veramente brutta. Poi quando aprite chiaramente 3000-3500 sparisce. Il cambio ha degli innesti veramente secchi. Io ho letto pareri discordanti su questo cambio, ma a me piace un sacco. A me il cambio KTM piace veramente molto. Le leve sono particolari, questo nero satinato, serbatoietto curato, mi piace, marchiato KTM, trasparente, bello, scenico. Non chiedete le protezioni aerodinamica perché non ce l'ha. La sella è una panca, ma la posizione io non credo che potrei consigliarla per persone più alte di me, perché purtroppo per me, visto ormai il target di moto che voglio avere io, non esistono moto maxi.
così fatte a misura d'uomo. Cioè io su questa moto probabilmente uno di 1,80, e quanto freddo che si prende comunque su una naked, una persona di 1,80, sto prendendo freddo per voi ragazzi, quindi per favore iscrivetevi al canale, perché dovete farlo. Dicevo, non esistono moto da viaggio che siano un po', a parte quelle più piccoline, giusto come la Tiger 660 provata recentemente, che siano un po' più a misura d'uomo, cioè a misura di persona alta come me. Adesso proviamo subito a entrare un pochino frenati, perché una ciclistica così agile voglio capire. Ah ragazzi, si tuffa senza nessuno sforzo. La frenata non ha un gran mordente, ma devo veramente fare attenzione ragazzi, perché io sono abituato al multistrada e questa pesa veramente, io non lo so, pesa 50 kg di meno questa moto, quindi mi sembra di stare su un 125. Regimi autostradali stimati 5.000 giri, leggermente ma poco vibrazione sulla pedana, proprio sulla sinistra, ma nulle, sella nulla, manubrio quasi nullo. Vediamo 5.500, è appena sulle pedane ragazzi, ma sono senza gomma, ma proprio poco. È una delle moto che sto provando che vibra di meno. Non ho tante parole perché è bellissima. Cavalleria c'è e si sente. Un po' secco il cambio quando si sta parzializzando. Vediamo come si comporta in queste curve da terza, un po' più lunghe. Una bella spinta corposa in uscita. Ancora due considerazioni sul freno posteriore, lo promuovo più dell'anteriore, lo trovo sicuramente più centrato. Può avere una guida rotonda, ma sentite un avantreno che comunque è tanto leggero e vi invita veramente a giocare. E dopo averla provata ancora, comunque la frenata non la promuovo, perché dovrebbe avere una moto così una frenata diversa. Specchietti, buona visibilità posteriore, nei cambi di direzione questa leggerezza un po' all'anteriore si paga, ma direi che è proprio una moto unica a sé. Se la domanda che mi state facendo è se questo è un voglio ma non posso il 1390, vi rispondo onestamente no. Io prenderei questa al posto del 1390, perché 123 cavalli e 100 Nm, certo un po' più di coppia magari ai bassi, quella non la rifiuterei mai, ma su una moto così, su una naked, io ho un bicilindrica tra l'altro, non mi servirebbero più cavalli, non li vorrei, ce ne cresce. Vorrei un motore AV, quello sì, a 70-80 all'ora, vi arriva un mare di aria anche sulla pancia. Dicono magari che questo serbatoio gibboso un po' vi ripara, ma ragazzi adesso dovrei avere un'altra naked e dirvi se è vero o no. Però è veramente un motard con le pedane alte. Io ve l'ho definita appunto un iper. La frenata è proprio, adesso che sono anche in discesa, è veramente mediocre. Sto usando un dito, è vero, mi piace. Allora, le forcella e il mono onestamente mi piacciono. Non ve ne ho parlato prima, ma devo dire che hanno i galletti qua regolabili con 5 click.
si sentono lavorare bene, sono ben accordate, mi piacciono. Questa sella che veramente non mi permette con questo materiale di muovermi in sella, perché mi tiene veramente incollato, molto saturata di mappa wet, ma neanche troppo, stretta la zona di calzata. Attualmente non sento calore. Quello che veramente trovo abbastanza difficoltoso da gestire è questa continua esitazione che mi sta veramente un po' esaurendo. Cioè, guardate ragazzi, non l'avete visto adesso? Ora secondo me un po' si è visto dalla ripresa. Non riuscivo ad andare, non riuscivo a dare gas normalmente. Adesso meno male che me lo avete sentito dire molte volte, perché ero in una strada abbastanza del cavolo, e per dire già a questa andatura, ok, in un punto normale, in quinta, che tra l'altro secondo me può starci anche la sesta, sì. Questi è l'Euro 5 Plus comunque. Un tempo i Plus erano delle cose positive, ora sono solo negative. No, vedete, anche qua, guardate che roba. Vedete che fa 34-35, il gas è sempre fermo, costante. Non riesco ad andare costante nel traffico, e on-off non ne ha, anche il freno motore mi piace. Ragazzi, venite da BM Moto, concessionario KTM Genova. Per Angi è tutto. Questa moto sì, comunque mi è piaciuta, sì, nonostante i suoi difettucci, ma una moto sanguigna. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, al prossimo video. Calore no, non molto.